canale dedicato al mondo del binocolo e degli strumenti ottici digitali per l'osservazione del cielo e della natura. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester dal 1997. Oggi vorrei parlarvi del binocolo Skyrover Banner Cloud 15x56 APO, gentilmente fornito da TechnoSky, distributore italiano dei prodotti Skyrover. Il prezzo consigliato è di 849 €, attualmente in offerta 829. Se vi interessa trovate la recensione completa anche su binomania.it e ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Sedetevi comodi perché iniziamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Iniziamo subito a descrivere la meccanica e il sistema di messa a fuoco. Questo è il binocolo più grande della serie Banner Cloud, disponibile anche nel formato 12x56. Ha un corpo in lega di magnesio riempito di azoto, impermeabile per 30 minuti sino a 1 metro di profondità ed è protetto, come potete vedere, da una solida armatura in gomma verde. Il peso è di circa 1,2 kg con dimensioni di 198 x 134 x 72 mm. Pur essendo progettato per l'uso su trepiede, può essere impiegato a mano libera in alcune situazioni, come per osservare ad esempio i rapaci in volo o appoggiandosi i vostri gomiti o i parapetti ad esempio di una torretta a ravvistamento. La manopola di messa a fuoco è ampia e ben zigrinata, con corsa breve ma precisa. Permette di mettere a fuoco da 4,3 metri fino all'infinito, con poco più di un giro completo in senso antiorario. L'oculare destro ospita invece la ghiera per la regolazione delle diottrie, resistente e affidabile. Passando all'ottica, il binocolo utilizza vetri ED, che riducono l'aberrazione cromatica. Le immagini infatti sono nitide, contrastate e con una tonalità del bianco leggermente virata verso il caldo. Gli obiettivi sono incassati di circa 10 mm all'interno dei tubi ottici, protetti inoltre da tappi che almeno sul mio esemplare tendevano un po' a staccarsi. Personalmente ho risolto con un piccolo nastro adesivo sul bordo interno. Gli oculari invece sono grandangolari, offrono un campo lineare di 93 metri ai 1000 metri, pari a 5,3 gradi reale e ben 79,5 gradi apparente. La lente di campo è grandissima, quasi 27 mm, facilita quindi la pulizia e riduce l'appannamento d'inverno. I paraluce sono totalmente estraibili, permettono 6 posizioni di regolazione, garantendo un comfort anche con gli occhiali da sole. L'estrazione pupillare dichiarata da Skyrover è di 18 mm. Passiamo adesso a descrivere i prismi e il trattamento ottico. Lo Skyrover Banner Cloud 15x56 APO utilizza prismi di alta qualità a tetto in vetro HBH7 GT. La pupilla di uscita è perfettamente circolare, come potete vedere, con un minimo calo di luce ai bordi, praticamente impercettibile. Il field stop è molto netto, mentre i riflessi interni sono minimi, quindi non disturbano praticamente l'osservazione ai bordi della pupilla. Il binocolo è trattato con rivestimento multistrato antiriflesso definito FBMC e inoltre un trattamento idrofobico sulle superfici esterne, compresi gli oculari e gli obiettivi. I prismi ovviamente hanno correzione di fase e trattamento dielettrico, garantendo quindi una trasmissione luminosa del 90 con picchi del 92%, tipica di strumenti di fascia molto alta. Anche il semplice test a specchio, ossia quando io cerco di vedere dettagli del mio viso spieccandomi negli obiettivi, ha confermato la ottima qualità del trattamento antiriflesso. Per quanto riguarda le aberrazioni, il binocolo contiene molto bene l'aberrazione cromatica, sia al centro che ai bordi, questo grazie alla presenza di elementi ED. Il cromatismo laterale è minimo, con una leggera
tonalità verde violacea sui contorni dei soggetti molto contrastati, ma rimane un risultato ottimo soprattutto nelle condizioni di illuminazione ottimale. La curvatura di campo è molto ben gestita, ragazzi, posso confermarvi che la visione diurna è veramente spettacolare fino al bordo. La distorsione angolare a cuscinetto è presente e il panning risulta, almeno per me, naturale e confortevole. Di più ad esempio rispetto al 6x32. Nelle osservazioni astronomiche invece si nota soltanto una lieve deformazione delle stelle molto luminose, oltre il 90% dal centro del campo, mentre le stelle più flebili, soprattutto quando si spazia nel cielo destra-sinistra, sembrano rimanere più puntiformi. L'ho anche testato per luce diffusa e controluce, quindi con il classico faretto di notte 50 metri mostra un tipico spike dovuto ai prismi a tetto. Comunque il contenimento generale della luce diffusa secondo me è molto buono, soprattutto considerando prezzo e prestazioni. Per una resa ottimale è importante regolare correttamente il paraluce e ovviamente l'estrazione pupillare. Anche in controluce, ad esempio osservando rapaci, si nota solo un leggero bagliore inferiore, simile a quello dei binocoli di top della gamma. Infine il test con la US Safe Chart a 35 metri ha confermato un lieve cromatismo residuo al centro, ma il binocolo riesce comunque a distinguere le righe e i numeri con buon contrasto e ottima nitidezza. Per quanto riguarda il birdwatching, ovviamente non oggi perché sto per essere avvolto dalla nebbia. Come sempre il 15x56 è uno strano animale, lo definisco così. Solitamente infatti i birdwatcher preferiscono binocoli più piccoli per muoversi liberamente, seguire i rapaci in volo e non portare troppo peso. Ma in realtà un 15x56 di questa qualità ottica può rivelarsi ideale per osservare rapaci in volo o volatili posati a lunga distanza. Ad esempio amo osservare dalla mia abitazione stormi di cornacchie grigie prima del tramonto, che si posano a circa 600 metri dalla mia postazione. Qui il maggior diametro e i 5-7 ingrandimenti in più rispetto al classico 8x42 o 10x42 fanno davvero la differenza, rendendo i dettagli molto più evidenti. L'aberrazione cromatica poi nel birdwatching è essenziale, più che altro il contenimento di essa, e in questo caso è contenuta, anche se su soggetti molto contrastati può comparire talvolta un leggero alone verde violaceo, visibile più che altro in controluce. La capacità di dettaglio è paragonabile a un telescopio da osservazione a circa 20 x, rendendo quindi il binocolo adatto anche all'osservazione del passo dei rapaci. Per quanto riguarda le osservazioni del paesaggio, che per fortuna non ho compiuto oggi, il binocolo offre un campo grandangolare con eccellente correzione delle aberrazioni e colori molto fedeli, leggermente calda sui bianchi. Non è uno strumento da tenere a mano libera per lungo tempo, ma utilizzando appoggi naturali o un leggero treppiede si apprezzano comunque dettagli superiori a quelli di un classico 8x42. La sensazione, ragazzi, è di immersione nella scena è comunque notevole, grazie ai 79 gradi e mezzo di campo apparente, un valore raro in questa fascia di prezzo. Parliamo adesso delle osservazioni crepuscolari. La prova al crepuscolo è soddisfacente. Comparato infatti a un top di gamma come lo Swarovski SLC 15x56, lo Sky Rover perde leggermente dettaglio e trasmissione luminosa solo negli ultimi minuti durante la cosiddetta ora blu. La differenza, diciamo così, è minima rispetto al prezzo molto più alto del modello austriaco, che ovviamente è al top della gamma. Per ciò che concerne invece l'osservazione astronomica, un 15x56 mostra più dettagli rispetto a un 10x50, quindi ammassi stellari, galassie più luminose e anche poco più evidenti. La correzione geometrica secondo me è ottima, nel senso che non ha un campo totalmente piatto, comunque le stelle restano puntiformi fino a circa il 90% dal centro del campo e durante il panning, come vi ho già anticipato, la percezione sulle stelle più flebili è quella proprio di avere ancora più correzione. L'effetto di immersione è comunque incredibile, grazie ai quasi 80 gradi di campo apparente. Il diametro da 56 mm permette poi di osservare anche galassie luminose come M81 e M82, nonostante luci suburbane e faretti vicini. La Luna
Mostra numerosi dettagli, con crateri e mari lunari ben definiti. Saturno appare come una piccola mandorla separata dallo sfondo scuro e dalle stelle circostanti, con un cromatismo residuo minimo, visibile solo come un leggero alone verde violaceo dai bordi più luminosi. Buongiorno ragazzi, oggi ennesima sessione pratica con lo Skyrover Banner Cloud 15x56 Apo. Adesso, come vedete, mi trovo presso la torretta a 2 piani della riserva naturale Palude Brabbia e sto ammirando le gesta pescatrici di un airone cenerino, e vi devo dire che è un binocolo veramente molto apprezzabile anche nell'uso naturalistico, perché le immagini sono molto neutre, quindi colori vividi, fedeli, brillanti, e anche adesso, guardando il piumaggio dell'airone cenerino, non noto aberrazione cromatica, cioè in asse proprio non ce n'è. Si può percepire soltanto qualcosa spostando la sagoma del volatile sul bordo, però è veramente ineccepibile. Per la cifra è senz'altro un binocolo che mi sento di consigliare agli appassionati che magari non vogliono utilizzare uno spotting, vogliono l'ebbrezza dell'osservazione con 2 occhi. Investire comunque, secondo me, poco denaro alla fine, perché costa molto meno di uno spotting scope, ma in più ha la piacevolezza e il pregio di poter essere utilizzato con entrambi gli occhi. In più i 15x vi danno un dettaglio notevole anche in presenza di forte turbolenza, e la percezione delle minuzie che potete vedere sul piumaggio, sull'occhio di un rapace eccetera, è simile a quello che si osserva con uno spotting scope almeno 20-23 ingrandimenti. Quindi non è solo interessante per il paesaggio o per l'astronomia, ma anche per osservazioni naturalistiche. È giunto il momento di parlare dei pregi e dei difetti. Tra i pregi direi ottimo rapporto prezzo-prestazione della serie Banner Cloud, quindi cromatismo residuo ben contenuto rispetto al formato, campo di vista ultra grandangolare, vetri e rivestimenti multistrato di alta qualità, corsa di messa a fuoco efficiente anche da breve distanza verso l'infinito, paraluce regolabile in 5 posizioni, immagini nitide e contrastate. Tra i difetti, come vi ho detto, talvolta con soggetti molto contrastati dietro sfondi molto illuminati può comparire un leggero cromatismo residuo, peraltro simile a quello dei top di gamma. I tappi copriobiettivi secondo me potrebbero essere migliorabili nello spessore, perché a volte tendono a essere laschi, e ho notato qualche bagliore luce diffusa con sole frontale o laterale, comunque anche in questo caso abbastanza similare con quello dei binocoli molto più costosi. In sintesi ragazzi, ritengo che lo Skyrover 15x56 della serie Banner Cloud conferma le sue capacità di binocolo di alta qualità, paragonabile per molte caratteristiche a strumenti al top della gamma a un prezzo veramente competitivo. Si distingue per il campo grandangolare corretto, l'ottimo contenimento del cromatismo residuo e una messa a fuoco rapida ed efficiente, ideale per osservazioni naturalistiche a media e lunga distanza, per paesaggi e comunque, se lo volete, anche per l'uso astronomico. Può sostituire in alcune circostanze il classico telescopio d'osservazione da 56-65 mm, quando ovviamente utilizzato a bassi ingrandimenti come 20-23x. Vi invito inoltre a leggere l'articolo su binomania.it, perché oltre a essere più approfondito vi consentirà di vagliare anche un paragrafo con le varie differenze tra questo binocolo e lo Swarovski SLC 15x56. Il prezzo suggerito da TechnoSky per il mese di ottobre è di 849 €, attualmente in offerta 829. Lo strumento è disponibile nello shop online di TechnoSky e anche sul sito RP Optics, che ha collaborato per l'importazione di questo interessante brand. Un grazie come sempre a Giuliano Monti di TechnoSky per aver fornito l'esemplare, e a tutti voi lettori e spettatori che mi seguite quotidianamente. Vi invito a iscrivervi come sempre al mio canale YouTube, inoltre potete venirmi a trovare sul gruppo Facebook Tutto, ma proprio tutto, sui binocoli. Un caro saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni e dallo Skyrover Banner Cloud 15x56 Apo. Ciao ragazzi, alla prossima!